Partiti col botto dopo aver raccontato il derby più importante di Scozia, la seconda puntata di Derby Vibes si sposta 600 km più a sud. Siamo a Londra, capitale inglese e forse del calcio mondiale, con 13 squadre professionistiche e terreno fertile per un incredibile numero di derby. Tra i più rilevanti, il North London Derby, una rivalità ultracentenaria tra le più conosciute e mediatiche del pianeta. Nel corso degli anni, però, molte cose sono cambiate. Giocatori, stadi, modo di tifare. Faremo un viaggio nel passato per scoprire le origini della rivalità, il suo sviluppo per arrivare fino ai giorni nostri, per capire se il tempo ha alimentato l'odio tra le due fazioni o al contrario lo ha attenuato e soprattutto se questo derby merita davvero di essere vissuto almeno una volta nella vita. Se per i biglietti del film devo ringraziare Pascali, in questo caso devo ringraziare Federico. Tifosissimo del Tottenham, mi ha scritto su Instagram che se volevo poteva combinarmi i biglietti per il derby di Londra. Tra l'altro nella zona più calda del tifo degli Spurs, che giocavano in casa. Siamo così partiti insieme da Venezia per una 24 ore londinese insieme. Carissimo. Dove siamo? Pietro. Piacere. Federico, finalmente di persona. We finally made it. Orario di arrivo a Londra 2:28, che sarebbero le 3:28 italiane di notte, per amore del North London Derby. Ma per capire la nascita della rivalità tra Tottenham e Arsenal dobbiamo fare un passo indietro e tornare nella Londra vittoriana. In Inghilterra il calcio sta definitivamente spopolando. È il 1882, nasce la London Football Association. Nello stesso anno, sotto un lampione lungo Tottenham High Road, un gruppetto di scolari assieme al loro maestro di grammatica decidono di fondare una squadra di calcio. La chiameranno Hotspur, ma per evitare che venga confusa con gli Hotspur FC, altra squadra di Londra, gli aggiunsero il nome del quartiere. Nasce così il Tottenham Hotspurs. 4 anni più tardi, a Woolwich, quartiere sud-est della città, a voler fondare una squadra di pallone furono gli operai di una fabbrica di armi. Decidono di chiamarla come la fabbrica stessa, Royal Arsenal. Nel 1887 è il primo incontro tra le due squadre. Lo vince il Tottenham per 2-1, 15 minuti prima del previsto per mancanza di illuminazione. Ma all'epoca a dividere le squadre c'erano 12 miglia e il Tamigi, e non certo l'odio che conosciamo oggi. Ma tutto cambiò nel 1910. Le due squadre negli anni crescono, l'Arsenal diventa la prima squadra professionistica di Londra, mentre il Tottenham, dopo aver abbandonato le paludi di Tottenham Marshes, trova la sua casa in White Hart Lane, dove il botteghino vede i primi scellini. Diversa invece la situazione dell'Arsenal. Nel sud-est di Londra non c'è abbastanza pubblico e il club vede da vicino il fallimento. Ma è nel 1910 che l'Arsenal viene acquistata da Harry Norris, ex proprietario del Fulham, che decide di risolvere il problema spostando la squadra. Norris tenta una prima fusione con il Fulham, progetto che viene bocciato dalla federazione, per poi riuscire a mettere le mani su un terreno di proprietà di un college di teologia ad Highbury, zona nord, e nel 1913 le miglia che separano Tottenham e Arsenal diventano solo 4. È ufficialmente l'inizio delle ostilità. Il rischio è quello che ci dividiamo un po' la fetta di persone che poi vanno allo stadio, perché ai tempi ovviamente non c'erano TV, non c'era niente di tutto questo. Con l'arrivo di fatto dell'Arsenal, il Tottenham si vede anche minata un po' la propria stabilità o comunque la certezza che aveva di essere l'unica squadra della zona. E in un'epoca in cui la gente si recava semplicemente allo stadio più vicino o più comodo, la dirigenza dell'Arsenal ebbe un'idea tanto semplice quanto rivoluzionaria. La fermata della metro Arsenal nasce su pressione del club per far sì che la gente sappia che passando di là c'era una squadra di calcio. Il proprietario dice: se qualcuno passa di qua, e la fermata si chiama Gillespie Road, come era il suo nome originario ed è il nome attuale della strada dove c'è l'uscita della metro, non sa che c'è una squadra di calcio. La fermata a nome Arsenal e avere un terreno in questa zona dove già c'era comunque gente che andava a vedere il Tottenham e passava da queste parti permette all'Arsenal di rifiorire. Il primo derby del nord di Londra da rivali è il 22 agosto 1914, un amichevole di beneficenza in tempi di guerra. Ma è proprio a cavallo della prima guerra mondiale che la rivalità, al momento legata solo a un aspetto territoriale, esplode. Dopo la prima guerra mondiale, nel 1919 ci sono da assegnare 2 posti per un ampliamento della prima divisione inglese. La Lega tiene una riunione, saranno i proprietari delle squadre di prima divisione a decidere i 2 club
per votazione. Il Chelsea, reduce dalla retrocessione, arrivato penultimo, viene ripescato. Dai candidati per il secondo posto dei ripescati c'è proprio il Tottenham, a cui vengono aggiunte altre squadre che l'anno prima della conclusione dei campionati per la Prima Guerra Mondiale militavano in seconda divisione. Tra queste l'Arsenal. Alla fine delle votazioni proprio l'Arsenal si aggiudicò clamorosamente il posto in Prima Divisione con 18 voti. Secondo, e mai come in questo caso primo dei perdenti, il Tottenham, con 8 preferenze. Moltissime furono le insinuazioni che il presidente dell'Arsenal, proprio quel Harry Norris che spostò la squadra al nord, usò la sua influenza e si accordò sottobanco per ottenere l'apporto decisivo della dirigenza del Liverpool. Di fatto questo è un altro tassello che ci porta alla rivalità che conosciamo oggi. 1st September 1939. Se è vero che il calcio è la cosa più importante, delle cose meno importanti, la seconda guerra mondiale mette un po' in sordina le diatribe. L'Arsenal è ormai una big del calcio britannico, ma questo non snatura la sua origine bellica. Infatti durante la seconda guerra mondiale Highbury diventa stazione ARP, per la segnalazione e gestione degli incidenti dovuti ai bombardamenti nemici. Highbury però pagò a caro prezzo il suo eroismo e nel 1941 una bomba tedesca appiana sulla North Bank, riducendola a pezzi. Dopo la seconda guerra mondiale l'intera città tira un bel sospiro di sollievo. Gli odi calcistici si stemperarono, tanto che il Tottenham consente all'Arsenal l'uso di White Hart Lane per ben 133 partite durante la ristrutturazione di Highbury. Con il ritorno alla normalità riprendono i campionati. Quello del 1948 e del 53 finiscono in bacheca dei Gunners, mentre nel 51 e nel 61 furono gli unici 2 campionati vinti dagli Spurs. Could Spurs become the first team this century to win both league and cup? Siamo davanti agli anni d'oro del Tottenham, che per oltre un decennio registra la miglior media spettatori del paese, diventando nel 63 anche la prima squadra britannica a vincere un trofeo internazionale, la Coppa delle Coppe. L'anno dopo FA Cup e Charity Shield. Sembra l'inizio di un'epopea di una grande squadra, che avrebbe potuto colmare il gap crescente con i vicini di Highbury, ma non lo sarà. Com'è la tensione? Alta, altissima, veramente altissima, a 2 ore dalla partita è tosta. Ormai a ridosso del match, il primo impatto con il tifo del nord di Londra è disteso. Un clima probabilmente impensabile 50 anni prima. Arriva poi nel 71 la beffa fino ad allora più atroce. L'Arsenal vince a White Hart Lane il primo dei 2 titoli d'Inghilterra conquistati proprio davanti ai tifosi Spurs. Benzina sul fuoco di una rivalità che si stava spostando pericolosamente proprio in quelle vie che stavamo percorrendo. Negli anni 70 The Sunday Post descriveva stadi, ferrovie e centri cittadini come luoghi pericolosi in cui trovarsi il sabato pomeriggio. Si arriva poi agli anni 80, che consacrano i tifosi inglesi, ormai noti anche all'estero, con il temuto appellativo di hooligans. Let's have some fun. It's football day. Allora, il kick-off è alle 14, noi siamo alle 12, che è perfetto se vogliamo mangiare, ma diciamo che il grosso della gente arriva dopo. Tra un'oretta. Si parla di un ritrovo al Number 8, storico pub dei tifosi, per un po' di cori, qualche fumogeno. In teoria si parla di questo sulle varie pagine, speriamo. Qua di fumogeni non è così tanto facile trovarli, quindi un po' di colore che a noi piace. Alimentati, cibati, adesso il programma è? Birra. Entrati nel pub Number 8 e con il ricordo dell'esperienza nel settore ospiti di Fulham, è doveroso fare un passaggio sulla Eid Army e sulle firme londinesi, soprattutto ovviamente quelle di Tottenham e Arsenal. Tottenham away. Love it. Sebbene il pensiero vada subito alle firme di Millwall e West Ham, Arsenal e Tottenham di certo non sfiguravano. Partiamo proprio dalla Eid Army. Per capire il nome dobbiamo tornare anche in questo caso a fare un salto nel passato, perché la tifoseria del Tottenham fu da sempre molto legata alla comunità ebraica londinese. Si stima addirittura che negli anni 30 un terzo dei tifosi del Tottenham fossero di ascendenza ebraica. Un legame che non passò inosservato agli avversari, che ben presto iniziarono a denigrare i tifosi degli Spurs chiamandoli Itz, Yiddish, ebreo. Connotazione offensiva a cui spesso e volentieri hanno ricorso i tifosi dell'Arsenal, che all'inizio del movimento hooligans contano 2 firme: i Gunners e gli Herd.
Entrare nel dettaglio delle dinamiche all'interno delle singole firm basandosi solo su quello che si trova su internet risulterebbe decisamente poco attendibile. L'unica cosa certa che mi sento di dirvi è la scontata rivalità con l'Aid Army del Tottenham e che i Gunners finirono con dare il nome all'intera tifoseria dell'Arsenal. L'abbiamo visto chiuso, ma sapete dove venire se venite a vedere una partita dell'Arsenal. Il pub per l'aggregazione, lo stadio per scatenare la propria passione e un territorio da difendere. Questi in estrema sintesi i fattori dell'esplosione del movimento hooligans, uniti alla frustrazione e al senso di smarrimento di una working class abbandonata al suo destino, vittima del notevole tasso di disoccupazione che dilaniava la Gran Bretagna di quei tempi. Uno scenario sociale calcistico ben differente da quello odierno. Negli anni 90 infatti l'economia inglese rinasce e si impone anche con un nuovo modello calcistico. Diciamo che il calcio inglese si può dividere storicamente in due, il pre-Hillsborough e il post-Hillsborough. Tifosi del Liverpool che vanno a Sheffield per la semifinale di FA Cup contro il Nottingham arrivano in gran numero. Per la totale inadempienza degli organi di polizia in quel caso portò di fatto a un sovraffollamento del settore che culminò con le prime file di tifosi completamente schiacciati dalla massa che continuava di fatto ad entrare. Dal rapporto che il governo Thatcher impone appunto al giudice Peter Taylor, tanto che è famoso il rapporto Taylor che cambia di fatto la faccia del calcio inglese, vengono stilate una serie di regole che hanno l'obiettivo di andare a eliminare o quantomeno ridurre le tragedie negli stadi inglesi. Gli stadi inglesi, che erano fatti essenzialmente di gradoni, ok, le famose terraces, viene imposto l'obbligo dei posti a sedere, ok, in tutte le tribune dello stadio. Vengono tolte le famose inferiate, vengono piano piano inseriti i tornelli, cambia il modo di vivere le partite, viene fatta una fortissima repressione, inizia una fortissima repressione che porterà piano piano ovviamente alla totale sparizione dell'hooligans come è stato concepito in Inghilterra, e con questo cambiamento cambia un po' tutto il movimento. Il Guardian nel 2013 descrisse l'hooliganismo così: oggi è più simile ad un herpes labiale, un fastidio che si ripresenta di tanto in tanto piuttosto che qualcosa in cui la gente tema la pericolosità. Oh, posticino che mi hai portato, oh. Bello, caratteristico. Con il coro dedicato a Sue Campbell lasciamo alle spalle il pub e gli anni 90, un decennio che per il Tottenham si era aperto nel migliore dei modi. Nel 1991 gli Spurs conquistarono la loro ultima FA Cup eliminando l'Arsenal in semifinale, con la bordata indimenticabile di Paul Gascoigne. Sarà l'ultima grande soddisfazione per i tifosi Spurs. Il nuovo millennio, infatti, segna il dominio dell'Arsenal. Sono gli anni degli invincibili di Arsène Wenger, che portarono a due batoste clamorose per il Tottenham. La prima arriva con il tradimento più doloroso di tutti, il passaggio di Sue Campbell all'Arsenal. Colonna della difesa, dopo 10 anni e 255 partite con la maglia degli Spurs, si unisce agli acerrimi rivali da svincolato, diventando il più odiato tra i 5 giocatori che hanno indossato entrambe le maglie. Sarà in campo in quel 25 aprile 2024. All'Arsenal degli Invincibili basta un pari a White Hart Lane per laurearsi campione d'Inghilterra. Finisce 2-2. I 36.000 tifosi Spurs devono sopportare per la seconda volta davanti ai loro occhi la vincita del titolo degli odiati rivali. Certe cose fanno male. E sai cos'altro fa male? Arrivare a fine anno e scoprire che devi pagare più tasse di quello che pensavi. Cosa assolutamente evitabile utilizzando Fisco Zen, che ha supportato la realizzazione di questo video, ma anche molte persone che avevano la necessità di aprire o gestire la propria attività con partita IVA, come il sottoscritto. Fisco Zen vi permette di gestire i pagamenti con i clienti con fatture elettroniche incluse. Tutto veloce e senza sbatti. Calcolo delle tasse in tempo reale, così saprai sempre quanto mettere da parte per la fine dell'anno, e un commercialista dedicato specializzato nella tua professione, lo contatti via chat, email o telefono, tutto online. Anche tu, come me, sei in difficoltà nel gestire tutte queste dinamiche di una ditta individuale, con Fisco Zen, passando dal link in descrizione, puoi fare una consulenza gratuita, dove un esperto ti spiega tutto senza impegno. Se alla fine poi ti convinci di aprire la partita IVA e utilizzi il link in descrizione, scegliendo Fisco Zen hai 50 euro di sconto sul primo anno. Link in descrizione. Dopo un lungo salto nel passato siamo finalmente arrivati ai giorni nostri. È l'era della Premier League, ultra patinata e ricoperta di milioni di pound.
Un campionato che, per essere disputato a certi livelli, richiede alle squadre inglesi importanti cambiamenti e migliorie. E dopo oltre 100 anni, nel nord di Londra cambiano i palcoscenici della rivalità. È stato secondo me determinante in bene il fatto che questo stadio qua, a differenza per esempio di situazioni come il West Ham, lo stadio sia sorto sulle ceneri del vecchio, quindi non hai dovuto cambiare abitudini, cioè i pub, no? Bill Nicholson piuttosto che Number 8, diciamo questi luoghi di ritrovo del pre-partita, per i tifosi sono rimasti uguali. Il tifoso del Tottenham non ha dovuto sradicarsi, ecco. Nel caso di Arsenal e Tottenham, i nuovi stadi, diciamo che hanno portato un po' a una calma piatta o comunque a una generale tranquillità, nel senso che è tutto molto anche gestito alla perfezione in termini di ordine pubblico, eccetera, eccetera. È difficile rispetto a una volta che le cose diventino un po' più focose, agitate. Partite viste del Tottenham? Troppe. Una cinquantina più o meno saranno, super giù. E 5 o 6 derby, che sono le partite più belle ovviamente. C'è tanta differenza a livello di atmosfera tra... Tantissimo. Una differenza abissale. Controllo adesso. Cosa farebbe un tifoso del Tottenham in questo momento? Prega. Preghiere che avvolgono lo stadio più clamoroso che ho visto negli ultimi anni. Un impianto dalla capienza raddoppiata rispetto a White Hart Lane, con una struttura che vale ogni singolo pound speso. E ne sono stati spesi parecchi. È servito oltre €1 milione per concentrare in un unico luogo l'infinità di servizi e intrattenimento che i tifosi possono usufruire nel pre e nel post partita. Ma a noi dei servizi dentro gli stadi interessa relativamente. E finalmente è arrivato il momento di incontrare il vero motivo per cui abbiamo preso l'aereo a quell'ora infausta del giorno prima. Conoscere l'atmosfera del North London Derby. Casa, Siamo andati in su. Atmosfera che vivremo nella North Stand, settore del tifo più caldo degli Spurs, per la cui realizzazione i progettisti si sono ispirati all'inclinazione del celebre muro giallo di Dortmund. E questo è il risultato. Tensione? Deve iniziare, non ce la faccio. Della partita con il Wolverhampton è un'altra cosa. È un'altra cosa, è una partita secca. Un'elettricità diversa. Una sensazione che trova conferma anche nelle parole di chi quell'elettricità se l'è caricata sulle spalle diverse volte. Sicuramente c'è un'elettricità diversa. Il fatto di saper di dover giocare quella partita a livello emotivo probabilmente c'è un po' di carica in più, soprattutto per quello che rappresenta un po' per la gente, no? Del nord di Londra.
è tutto strapieno, non c'è un posto vuoto e questa passione, questo calore che loro ti vogliono trasmettere in quella partita lì ovviamente la percepisci, e in casa a maggior ragione, obiettivamente avendo 60.000 persone che ti spingono, lotti per difendere quello che è il tuo scudetto sulla maglietta, e sapendo che giochi contro il tuo più grande rivale, senza dubbio nel derby della città di Londra più sentito. Direi che alla fine poi dal punto di vista fisico e reale di come poi i giocatori vanno in campo è una cosa che percepisci assolutamente. La maggior parte della gente sta tutta in piedi. Sì, è solo per questo partito. Dopo il gran coinvolgimento dei primi cori da parte di tutto lo stadio, l'atmosfera nella parte alta della curva va un po' scemando. Decidiamo quindi con Fede di provare la giocata. Dopo un primo tempo dove avevamo il biglietto in alto, che tra l'altro era lo stesso posto dove avevo i biglietti la prima volta che sono venuto qua, proviamo a infiltrarci nella parte della stand dove la gente è in piedi. Vabbè che in questo caso, che oggi c'è il derby, è tutta la curva in piedi. Proviamo ad andare lì e vedere se riusciamo a imbucarci nella zona un po' più a ridosso della porta, dove attaccherà il Tottenham in questo secondo tempo. Ce la faremo? Nel cuore della curva. You need to come inside more, son. Come on. Come on, you Spurs. Purtroppo poco dura la nostra permanenza nella safe stand. Cacciati dalla security non facciamo neanche in tempo a tornare nel nostro posto che... La partita dopo l'1-0 non avrà più nulla da dire sul campo e tantomeno sugli spalti, con un settore ospiti che si è fatto sentire solo nell'occasione del gol e al fischio finale. Tra l'altro con il Tottenham che ha sparato la musica a cannone per coprire la festa Gunners. In tutto ciò continua la mia maledizione con il Tottenham, che su 3 partite viste 3 ne ha perse, ma indubbiamente questa esperienza nel tifo del nord di Londra è stata la migliore fino ad ora. Tanto da giustificare i £100 spesi? Dipende da quello che uno cerca. Se bramate assistere a una gara di altissima qualità, tra giocatori di livello assoluto, in uno stadio fantascientifico con ogni comfort possibile, allora assolutamente sì. Se invece più che la comodità e lo spettacolo in campo in un derby cercate emozioni forti, tensione, rivalità che trascendono il semplice contesto calcistico, forse dovreste volgere l'attenzione altrove. E se volete rimanere in Gran Bretagna, da Londra basta percorrere circa 650 km a nord per arrivare a Glasgow, dove siamo già stati. Non posso che non ringraziare Federico, Aurelio, Andrea e Guglielmo che mi hanno permesso di portarvi questo contenuto su comunque una rivalità più che storica. Ci vediamo al prossimo video.